Buonasera da Nanchino, bentrovati all'appuntamento classico, quello tradizionale, quello che spacca al secondo. Alle 21 su YouTube e su Sì, Inter ma TV. perché ci segue in replica? Perché ci segue in replica su YouTube quando vuole. Quando vuole, quindi insomma l'orario È che sempre alla spacca portata. è un po' così. Poi arriviamo noi, precisi e puntuali, per raccontare tutta la giornata dell'Inter. Quando un giorno qua a Nanchino sta per terminare e in Italia ci sono ancora tante cose da fare. Per esempio, stare con noi questi 15 minuti perché vogliamo raccontarvi oggi giornata di Derby d'Italia, ma prima di arrivare alla partita, agli highlights e interviste, vi dobbiamo raccontare tutto quello che è accaduto prima, Sì. a partire da ieri. A partire da ieri, quando tu hai Sera, ieri intervistato notte. Eder, che giocava all'Inter, insomma, gioca adesso nello Jiangsu Suning, tra l'altro ha segnato e nell'ultima partita ha regalato la vittoria alla sua squadra ed è stato invitato anche lui insieme all'Inter alla cena del chairman. Dopo questa cena tu l'hai intervistato. E gli ho chiesto tutto quello che si può chiedere a Eder. E allora andiamo a sentirlo. A Nanchino, insomma, siamo ospiti perché tu ormai sei padrone di casa, Eder, ormai hai ambientato, hai imparato un po' di cinese. No, ancora non ho imparato tanto il cinese, molto difficile, però dai, mi sto adattando bene. Fra una settimana compie un anno che sono arrivato qua e quindi piano piano mi sto trovando bene. Però il tuo linguaggio, quello dei gol, è internazionale. Anche nell'ultima partita, gol vittoria contro la prima in classifica, un po' a sorpresa forse. Insomma, i gol continui a farne. No, sì, su quello sono contento. Da quando sono arrivato penso ho fatto 33 partite, 19 gol. Sono contento sul campo, sui ragazzi, i cinesi, ma gli stranieri, Alex Teixeira, Gabi, Paletta mi hanno dato una mano, quindi sono contento. Un calcio che sta crescendo già nell'ultimo anno, da adesso è arrivato tanti allenatori stranieri, tanti anche giocatori importanti stranieri, il calcio sta crescendo anche qua. È un calcio divertente, un calcio faticoso, un calcio tattico, cioè che differenze ci puoi raccontare tra il calcio italiano e quello in Cina? In Cina diciamo che è un calcio un po' all'inglese, diciamo, meno tattico ma di molta corsa, molta velocità, attacco-difesa, quindi non c'è molta tattica, anche se qua in Cina c'è tanti allenatori importanti che hanno già allenato tante squadre importanti, però c'è più questa la velocità, i cinesi sono veloci, hanno forza fisica, hanno meno tattica e tecnica rispetto all'Europa, ma ci sono anche dei giocatori di valore. Quindi per uno rapido negli spazi come te, sai che gusto fare quelle volate a campo aperto? No, ma su quello anche a volte fai fatica perché come ho detto sono veloci, quasi tutti sono veloci forse, ma è normale che come ho detto prima con Alex Teixeira mi sono trovato bene lì in attacco davanti e stiamo facendo abbastanza bene. Senti, hai ritrovato un po' di tuoi compagni, è stata una serata da Marcord di risate, è sempre molto bello ritrovare gli amici. No, sì, oggi pomeriggio ho avuto la chiamata del presidente che mi voleva ospite alla cena e mi ha fatto piacere stare insieme ai miei ex compagni e a vedere il mister Conte che era da un po' che non lo vedevo, a Lele, e quindi mi ha fatto veramente piacere a rivedere tutti voi, quelli che ho condiviso 2 anni, questo non si dimentica, persone che sono stati sempre vicini, che mi hanno aiutato, quindi è stata veramente una bella serata. Davvero tutto, ci ha detto No, tutto. no, perché la parte migliore l'hanno tagliata, era infatti quello che stavo accadeva dicendo, tutto quello che dopo si la può far fine. sentire. Non si può, questo è il nostro Polipone in regia che fa questi artifizi. Ma adesso veniamo alla giornata di oggi, Sì. perché allo stadio come a Singapore Esattamente. c'era un villaggio bellissimo, una fan zone dedicata ai nostri tifosi. So che ci sei andata, Sì, ero presente, ho accompagnata captato da, tutte ne le approfitto per emozioni. citare Federico Farcomeni, Gabriele Carenzi e Germano Baroni, i nostri 3 operatori che vi regalano tutte le immagini che state vedendo in questi giorni in questo appuntamento o su Inter TV, partono dal loro grande lavoro, poi c'è tutto il lavoro di assemblaggio e di montaggio che viene fatto un po' qui e un po' in Italia, però un applauso a loro perché loro lavorano sempre all'aperto, mentre io e te siamo sempre con l'aria condizionata Sempre. e qui ci sono 45-48 gradi percepiti, quindi fanno veramente un grande lavoro, un Tornando alla applauso, fanzone, ma andiamo a goderci quello esatto, che... andiamo a rivedere tutto quello Chi che è successo c'era? anche con Giulio Cesar. Ah però.
E adesso veniamo alla ciccia, alla Sì. partita, Derby d'Italia, grande attesa, la prima volta Sarri contro Conte, Conte contro Sarri, insomma c'era tanta dialettica, si è scritto tanto prima e il campo ha offerto uno spettacolo direi Molto interessante, mi è esatto. sembrata una buona Inter quella di Anche, questa anche a sera. me, soprattutto nel primo tempo, ma andiamo a rivedere tutto quello che è successo in campo. Cuori nerazzurri, un buona sera, un saluto dallo stadio di Nanchino dove si disputa il secondo atto della partecipazione all'ICC 2019 con in campo Inter e Juventus, il Derby d'Italia trasportato in Asia in uno stadio spettacolare. Tutto è pronto e inizia il Derby d'Italia. Parte ancora il loro pressing regolare, quello di Matuidi. Allora Cristiano Ronaldo arriva al limite, carica il destro, parata facile per Andanovic. Vediamo se c'è una palla fuori per un tiro a sorpresa. Si cerca la porta, Szczęsny deve mettere il pugnone per mettere in calcio d'angolo, secondo corner della partita. Parte la traiettoria, palla dentro e gol, e gol, e gol, e gol! Inter in vantaggio. La palla che passa attraverso tutti, no, è autogol. Attenzione ancora Sensi che cerca di andare, salta l'uomo, arriva al limite, carica il destro! E la palla sfiora l'incrocio, una buona Inter. Pjanic sul disturbo di Brozovic, allarga per Cancelo che può andare al cross, parte la traiettoria a cercare proprio Cristiano Ronaldo. Come lo vedono salire per aria, si agitano qua, ma però colpisce con la nuca. Tanto Bernardeschi prova a passare, Skriniar lo beffa, palla dentro per Perisic che se ne può andare a campo aperto, attenzione, lo insegue Bonucci, entra in area, prova ad andare ma no, c'era Bomberino solo al centro, peccato. Si crea lo spazio alle spalle per Sensi, Candreva non passa per un nulla, poi Brozo carica il destro, respinta corta di Szczęsny, Esposito la tiene viva, Inter vicina al raddoppio, palla fuori, Brozo cerca sul secondo palo e deve mettere in calcio d'angolo Szczęsny perché il cross di Brozo era diventato una velenosa traiettoria. Bernardeschi tocca fuori per Pjanic, palla dentro ancora per Bernardeschi che cerca la veloce, il suo tiro in semivolée è altissimo. Palla per Cristiano Ronaldo, 1 contro 1 con D'Ambrosio, gioco di gambe, cerca il tiro e trova l'angolo basso su cui Padelli chiude. Rabiot scambia con Cristiano Ronaldo, arriva al limite, vede la porta, il suo tiro, Padelli senza capire come la mette in calcio d'angolo. Sensi potrebbe partire Esposito, gioca ancora su Perisic, salta l'uomo, entra in area, il suo sinistro è chiuso in calcio d'angolo. Tutto è pronto, aspettiamo il fischio dell'arbitro, pericolo ovviamente, parte la traiettoria, palla a giro e c'è il gol perché c'è una deviazione in barriera che spiazza Padelli. C'è una deviazione in barriera che spiazza Padelli ed è il gol dell'1-1. Rabiot la mette dentro per Cristiano Ronaldo che entra in area solo, porta vuota, attenzione Padelli gliela toglie da sotto i tacchetti, bravissimo. Cerca l'affondo Bernardeschi con la sua rapidità e se ne va saltando e lasciando sul pezzo Bastoni che però rinviene ancora, viene saltato il suo tentativo di tiro, è una ciabattata che va in tribuna e l'arbitro dice calci di rigore. Parte Ranocchia, il suo tiro parato. Ricordo la formula, chi vince i rigori prende 2 punti, per la perdente 1 punto solo. Il tiro e il gol. 1-0 Juve. Fischia l'arbitro, parte il suo tiro e calcia molto bene. 1-1, parte la rincorsa e lo calcia forte, raso terra. 2-1 Juve. Parte la rincorsa, il tiro parato. Emre Can, il tiro spiazza Padelli. Siamo 3-1.
Parte il Portuga e il suo tiro entra nell'angolino. Siamo 3-2. Rabiot col mancino, la sua rincorsa, palla al quinto anello. La rincorsa di Barella, il suo tiro e gol. Parte il tiro, tribuna, si va a oltranza, 3 pari. Parte Borca, il suo tiro, parato, centrale da fermo quasi. Ed è gol. Beffato Padelli, finisce 4-3 la sfida ai calci di rigore a favore della Juventus, che prende 2 punti in classifica ICC, 1 punto per noi. E adesso passiamo alle parole dei protagonisti. Abbiamo visto quello che il campo ha regalato, rigori compresi, e adesso andiamo a sentire le parole. Sarà soddisfatto Antonio Conte della sua Inter, di quello che ha fatto vedere? Secondo me sì, ma la certezza ce la dà Ilaria, perché lo ha intervistato nel dopogara. Sentite. Siamo con mister Antonio Conte al termine di Inter-Juventus 1-1, terminata però male per i calci di rigore, che è una girandola, quindi insomma imprevedibile. Lei ha parlato dell'intensità che le era piaciuta, quella contro il Manchester United, bene, un'intensità ancora maggiore e migliore forse questa sera. Penso che ci siano stati dei miglioramenti rispetto alla prima partita che abbiamo giocato contro il Lugano. Dopo quella con lo United penso che comunque la squadra oggi abbia migliorato sotto tanti punti di vista. È importante che l'intensità entri nella testa del calciatore, perché noi abbiamo bisogno di giocare un calcio intenso, di andare a pressare, e quando abbiamo la palla fare le cose che proviamo, è l'organizzazione che stiamo cercando di dare. Da questo punto di vista devo considerarmi molto, molto contento, perché ho un gruppo di calciatori che fino ad ora mi hanno dato grandissima disponibilità, e da questo punto di vista sono molto contento. Per quanto riguarda il risultato, detto questo, abbiamo perso a rigori e diciamo che perdere ci deve portare sempre a rosicare, ecco. Anche se è a rigori, è una partita amichevole, però se abbiamo questo sentimento, sia i calciatori che lo staff tecnico che lo staff medico, i dirigenti, significa che comunque stiamo iniziando a costruire qualcosa di importante. Abbiamo fatto una buona gara, però alla fine abbiamo perso i rigori e questo ci deve far rosicare. Ecco, lei stesso ha confermato l'intensità anche degli allenamenti. Sotto il punto di vista del gioco, i concetti che sta insegnando, i giocatori li stanno assimilando, no? Sì, assolutamente penso che ci siano stati dei miglioramenti importanti, che comunque chi ha visto la partita inizia a intravedersi un'identità, un modo di stare in campo, un'intensità che vogliamo portare. Noi dobbiamo continuare su questa strada e, come dico sempre, a testa bassa e pedalare, sapendo che c'è tanto da lavorare. Grazie mister. Grazie a te. Non solo Antonio Conte al microfono di Ilaria Alesso, ma anche alcuni dei protagonisti, 2 che si sono messi in luce non soltanto questa sera, ma hanno fatto bene anche nelle uscite precedenti. Parlo di Enrique D'Albert e di Stefano Sensi. Sono loro. Al tuo microfono. Esattamente. Siamo con Stefano Sensi. Stefano, possiamo dire un'anticipazione di un Inter-Juventus che arriverà tra poco, perché c'erano ritmi altissimi nonostante il grande caldo. Sì, era quello che ci aveva chiesto il mister, alta intensità, di andare a prenderli a campo aperto, è quello che abbiamo fatto un ottimo primo tempo, a parer mio, poi il secondo tempo ci siamo un po' abbassati nei primi minuti, forse anche per l'alta intensità del primo tempo, per il caldo, però tutto sommato un'ottima prestazione. È un Inter che soprattutto nel primo tempo ha fornito tantissimi spunti, più della Juventus. State lavorando proprio su questo durante la settimana? Sì, stiamo cercando di mettere in campo quello che ci chiede il mister, stiamo lavorando giorno dopo giorno e ci sono stati dei buoni spunti, abbiamo fatto delle belle cose, soprattutto anche in fase difensiva, dove col Manchester United siamo andati un po' in difficoltà, quindi siamo contenti, dobbiamo solo continuare a lavorare per migliorare ancora di più. Esatto, diciamo che sicuramente la strada è quella giusta. Tu nella tua posizione come ti trovi anche con i compagni, soprattutto quando ci sono partite di questo livello?
Bene, bene, comunque ho a fianco dei grandi calciatori, quindi mi trovo bene. Dobbiamo essere bravi a capire le situazioni di gioco, quando attaccare, quando gestire la palla e col lavoro miglioreremo e sicuramente dobbiamo ancora fare tanto e ci aspetterà del duro lavoro prima che inizi il campionato. Grazie mille. Grazie a voi. Siamo con Enrique D'Albert al termine di Inter-Juventus 1-1, poi perse i calci di rigore, però insomma è la girandola, quella imprevedibile, col mister che ti sta dando tanta fiducia. Sì, sta mi dando un po' di fiducia, stiamo lavorando tanto in settimana e sono felice per questo, spero di continuare così per fare bene in stagione. Avete sentito anche l'affetto dei tanti tifosi dell'Inter asiatici che sono venuti qui allo stadio, insomma, per sostenervi in una partita così importante? Sì, ho sentito tanto, non solo qui ma in tutte le parti del mondo, c'è tanta gente che tifosa per l'Inter e sono felice di stare giocando, di fare bene e sono contento per questo. Quest'anno c'è stato un cambiamento importante in panchina e di conseguenza anche un cambio di modulo, si usa il 3-5-2, ecco, tu come ti stai adattando sotto questo punto di vista? Sì, sono adattando bene perché questa formazione è meglio per me perché sono un po', come si dice, come si posso dire, sono un po' attacco tanto e non difendo tanto, ma quest'anno sto lavorando bene, sto difendendo meglio, sto imparando bene dietro e spero di fare bene, di giocare di più in questa formazione che va bene per me. La strada quindi è quella giusta. Sì, giustissimo. Grazie. Grazie a voi. Enrique D'Albert che ha parlato anche in italiano, quindi ce l'abbiamo fatta. Clamoroso. Roby. Sì, bravissimo, ha detto ma ci provo e direi che ci è riuscito alla grande. Siamo riusciti anche noi ad arrivare alla fine di questa lunga giornata, Roberto. Quindi l'appuntamento è sempre per domani per raccontarvi la nuova giornata, sempre qui in Anchino perché si parte tra 2 giorni. Dove si va? Si va a Macao. A Macao, si va a Macao, ma domani sarà giornata doppio allenamento, quindi tante cose ancora da raccontare, da Tante vivere immagini. insieme, sempre puntuali, a quest'ora, non mancate e se lo state guardando in un altro orario dovete comunque guardarlo sempre a quest'ora, Esatto, perché così le rigorosamente. abitudini, uno lo sta guardando all'1:10 ora No. italiana, deve guardarlo anche domani all'1:10, Ha ragione, sempre a quest'ora. Ha ragione, signor Scarpini. Grazie, Forza Inter! a domani.